Ci sono due facce, quella che appare e quella che sta nell'ombra, quella colorata, perfetta e romantica e quella imprevedibile, magari disgustosa o faticosa. Oggi vogliamo provare a mescolarle queste due facce, perché la prima senza la seconda perderebbe di significato. Sono proprio momenti imperfetti ma autentici che raccontano davvero il viaggio. È lì, tra una risata e un errore, che scopri chi sei, cosa significa esplorare il mondo in due e come ogni posto ti cambia un po', anche quando non te ne accorgi. Oggi quindi i dietro le quinte si illuminano della luce dei protagonisti. Unghie finte, mutande e guide frettolose sono alcuni degli elementi di questa avventura nel nord del Perù, una zona meno visitata, meno perfetta, ma che custodisce una storia unica. Prima di scoprire insieme che cosa si nasconde dietro l'apparenza, ti sei già iscritto al canale? Per noi è super, ultra, mega importante, quindi grazie davvero se lo farai. Buongiorno ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Siamo nell'Hotel dell'Amore dove siamo arrivati ieri sera e come sapete è stato un impatto importante. Poi diciamo che quando siamo andati un pochino più a fondo, salutiamo intanto Gina, che non è Angela, è lei, la signorina Gina. Buongiorno anche da Gina. Con la sua gigantografia in camera. Ieri abbiamo lavato tutto, abbiamo appeso, adesso stiamo già mettendo via le cose, sono ancora un po' bagnate, ma abbiamo trovato un altro posto dove stare, insomma ce ne andiamo, anche perché ieri abbiamo trovato, ragazzi, un'unghia finta. Quando stavamo un attimo andando a vedere un po' nei dettagli, abbiamo trovato un dettaglio veramente raccapricciante. Ma soprattutto ce ne andiamo perché c'è un traffico qua sotto, i clacson sono un casino. Una roba, sta in India quasi per la quantità di clacson che ci sono uguali. È l'India, ragazzi, io non pensavo che avrei trovato una situazione simile all'India fuori dall'India. E invece è successo, ma poi soprattutto in Sud America non me l'aspettavo. Invece in Perù claxonano parecchio, gli piace claxonare, quindi. Aspetta che c'è Gina. Mi fa ridere sta che dormendo. c'è Gina che dorme. Basta un po' la voce, dai. Ne abbiamo trovato un altro in fondo alla strada. Ieri avevamo provato già quell'hotel lì che ci piaceva molto di più, però era pieno. Sì. Stamattina siamo andati, ci ha detto che ha la stanza, quindi perfetto, ci trasferiamo. Sì, insomma. Questa era una scelta, diciamo, di fortuna per oggi. Quindi meglio così, adesso ci trasferiamo, spostiamo le cose bagnate, andiamo a rimettere nell'altra stanza e spostiamo tutto quanto. È anche un po' più grande l'altra stanza, per fortuna. È un po' meno umida. Eseguito ragazzi il trasferimento, abbiamo trasferito anche tutte le cose ad asciugare, c'è anche un mini ventilatorino là sopra che sicuramente ci dà una mano per non guasta, direi. Tutta sta roba ragazzi, come al solito. Questo, ecco, chi non è abitudinario del canale magari può rimanere un po' così con queste mutande in primo piano, ma in realtà ragazzi dovete sapere che la mutanda è proprio parte integrante del canale. Che detta così sembra un'altra cosa, però e poi venendo da Gina prima direi che così era un'altra cosa, invece a mutanda. No, beh, da quando siamo sulle macchine, sui minivan, sempre mutanda. Filo e mutanda. Siamo usciti ragazzi adesso a fare un giro nel centro di Trujillo, che è la terza città più grande di tutto il Perù. Questa è la via pedonale, c'è un bel traffico ragazzi nelle vie principali che sono queste. Questa invece è una strada pedonale che unisce una piazza lì in fondo alla piazza principale che è lì dietro. Adesso insomma cerchiamo un attimo di orientarci e facciamo un giro qui. Sembra vuoto adesso il viale dello Struscio, ma in realtà è che tutti stanno camminando da questo lato, cioè all'ombra. Dove c'è l'ombra, dove c'è il sole non c'è quasi nessuno. Questa è la porta di accesso al centro storico di Trujillo, dietro c'è la strada principale con tutti questi minivan che chiamano la fermata successiva, no? Quindi c'è un bel po' di caos qua dietro, invece dentro parte la pedonale che abbiamo appena percorso, però posso dire una cosa. Lo so, c'è tutto l'edificio storico con tutte le date sopra, c'è anche un signore che canta in sottofondo. E invece qua c'è questo cartello, Amarres de Amor, incantesimi d'amore. Ragazzi, 50 soles, 12 euro, vi fanno l'incantesimo d'amore. Se vi serve segnatevi il numero. Per 12 euro fanno innamorare una persona di te, esatto, facendo un incantesimo. Incantesimo, sì. Ah, vi invia poco, devo dire. Vi invia poco? C'è il WhatsApp, se volete, se vi interessa segnarvi il numero, magari qualcuno torna utile. Che sia la canzone del Signore, l'incantesimo d'amore? Sì, è una canzone romantica. Ti innamori di lui.
Si alza la difficoltà di pronuncia di queste città, ragazzi. Adesso siamo a Trujillo. Trujillo. E per dire lezioni di pronuncia. E per dire di Trujillo, tipo dolci de Trujillo, dulces trujillanos. Trujillanos. Perché facendo passi da gigante noi proprio con lo spagnolo. Sì, me gustan los dulces trujillanos, amiga. Stavamo camminando sulla strada pedonale e abbiamo visto questa porta gigantesca, ma soprattutto questa corte interna con tutte queste colonne. Purtroppo non possiamo andare oltre perché è un club privato. Non sì. possiamo entrare, mi ha detto il signor qua dietro. Ho detto di no, No. vietato. Non possiamo entrare. Allora, molto bello. Si vedono due che ballano là sullo sfondo. Siamo diventati degli sbircioni adesso. Adesso ragazzi, adesso vi spiego un piccolo dietro le quinte. Ma siamo arrivati nella piazza principale, ragazzi. Le palme qua sopra, anche sopra la mia testa, dall'altro lato, e poi tutto attorno a questa enorme piazza, tutti questi edifici colorati, il senape della chiesa principale, e poi il viola, il blu, il rosso, l'azzurro, il marrone, tutti i colori. Sono tutti i colori. Molto colorata, ma in fondo c'è anche la bandiera che sventola del Perù, quindi rossa e bianca per rimanere in tema di colori, in mezzo questa gigantesca statua. Ma quello è dietro le quinte, non è più detto? Dietro le quinte, ragazzi, è che visto che siamo in una grande città e sapete che ormai, insomma, siamo stati scottati una volta e non deve mai più succedere, il cellulare l'ho messo qua. Nelle mutande. Eccolo là. Al sicuro. Che spunta, diciamo fuori dalla mutanda. È una tecnica che abbiamo appreso in Colombia, dove in Colombia Esatto. tutti tenevano il cellulare in mutanda e noi diciamo, ma chissà. No, tra la mutanda e il pantaloncino. Che proprio regge, sta guarda lì. che mi Guarda che chiedo belli, sempre. guarda, un cellulare. A proposito, vedi? Che bello. Questa statua è proprio il centro e simbolo della città, è un monumento alla libertà e sono rappresentati tre diversi livelli: quello base delle arti e delle scienze, quindi le statue qui fuori, poi ci sono queste tre persone che invece cercano di liberarsi, quindi rappresentano proprio il momento della libertà, la lotta per la liberazione, che culmina con l'emancipazione, che è rappresentata da quella statua, la figura là in alto, in piedi sul mondo. Per pranzare oggi abbiamo deciso di venire al mercato centrale, quindi il mercato centrale che si trova proprio vicinissimo alla piazza principale. Là in fondo anche si vede la cupola di una delle chiese della città, e qui dietro appunto c'è tutto il mercato. Questa parte qui esterna è quella dove vendono, in questo caso vedo oggetti religiosi, anche timbri, misto qua fuori. Da questa parte invece si sistemano le scarpe. Qua tutti i negozi dove sistemano le scarpe, occhiali, e invece poi all'interno c'è il vero e proprio mercato, quindi quello con il cibo, la frutta, la verdura. Abbiamo trovato questo posto che è super frequentato, infatti da questo lato è tutto pieno, non abbiamo trovato posto per sederci lì, allora ci sediamo al bancone direttamente. La signora, ragazzi, è il top. Guarda è il lì top. come cucina, prende gli ordini, fa di tutto. Questo è il menù, c'è un sacco di scelta. Nel menù si può pagare dai 10 soles ai 20 soles massimo, però tutte le opzioni da 10 sono tantissime. E infatti noi ne abbiamo scelta una. Oggi Stai gesticolando con la forchetta. col forchettino. Antipasto. Ecco, queste qua sono le famose patate con questa salsa che ormai è diventata tipo dipendenza. È buonissima. Guacaina, buonissima, buonissimissima. E poi ho preso il lomo saltado, questa è una novità, però l'ho visto un po' in giro qua dai signori di là, very good. E anche ho preso un arroz con pollo misto, tipo un po', sembra un po' all'asiatica, non so, perché qua Vediamo. comunque c'è un mix anche nella ci cucina. sono anche i ristoranti, quelli Cifa si chiamano, che sono un mix di cucina peruviana e cinese. Dopo aver provato la cucina cinese in Cina, tutte le nostre certezze sono crollate. Allora, in Cina stiamo capendo che si mangia divinamente e poco c'entra il cibo cinese in Cina, non c'entra poco con quello che troviamo in Italia. Quella che mangiamo in Italia è una versione molto rivisitata di quello che si mangia davvero in Cina. Tra parentesi, una goduria il vero cibo cinese.
In Perù però c'è una versione ancora diversa, o meglio, la cucina peruviana ha inglobato alcuni piatti di origine cinese. Dietro c'è un motivo storico. Nel 1800 il Perù aveva bisogno di lavoratori per le piantagioni e le miniere. La schiavitù era stata abolita e la manodopera scarseggiava. Così arrivarono immigrati provenienti dalla Cina, soprattutto dalla provincia di Guangdong. Portarono con sé non solo forza lavoro, ma anche tecniche di cucina, spezie e ingredienti. Con il tempo, i cuochi cinesi iniziarono a mescolare le loro ricette con quello che trovavano in Perù: pollo, pesce, mais e verdure. E nacque la cucina Chifa. I piatti sono diversi da quelli che siamo abituati a mangiare al ristorante cinese in Italia. Dei noodles non c'è praticamente traccia e al loro posto ci sono gli spaghetti. Rimangono l'agrodolce, il riso e la zuppa di wonton. L'uomo? Grazie. Ah, che è arrivato il lomito. Urca, con le patatine. Eccolo invece il riso giallo di Angela con il pollito, l'insalata e tutte queste cose. Sono anche i piselli, le carote, tutto quanto. Bello ricco, ricco, muy ricco. Siamo tornati nella via più trafficata di tutta la città per prendere un mini pulmino che ci porterà, ragazzi, in realtà a quelle che sono le attrattive più importanti di Trujillo, che non sono proprio nel centro, ma un pochino più fuori. Dovrebbe essere questo, vediamo. Ok, è quello giusto. Su tutti i minivan, oltre all'autista, c'è sempre il controllore che urla da fuori le fermate, dice se la fermata tua è questa, su questo van, e sta sempre in piedi qua, poverello, molto spesso affacciato fuori dal finestrino o con la portiera aperta addirittura. Si sta veramente stretti, comunque non riesco a mettere entrambe le gambe dentro, devono restare per forza fuori. Il pulmino, ragazzi, ci ha lasciato qua in mezzo al nulla, di fronte a questa bellissima montagna nel deserto. Ecco, ragazzi, stiamo andando alla biglietteria. Questo è il sito, non c'è nessuno. Ci sono qua dei banchetti con l'artigianato, ma 3/4 sono chiusi. Di qua si fa il biglietto e niente, siamo solo noi. Presi i biglietti, 10 soles a testa, sono 3 euro, eccoli qua, bellissimi. Carini, sì, sono sempre molto carini i biglietti qui in Perù, devo dire, con delle belle stampe grafiche. Adesso dobbiamo farci tutta la camminata dall'altra parte perché l'entrata è di là, non so perché hanno messo la biglietteria di qua. Lontanissimo da tutto quanto. Niente. Impressionante, ragazzi, siamo a 4 km dal centro. Qua è tutto desertico, non c'è una pianta, non c'è un albero, non c'è niente. Assurdo. Questa qua è la vista che avevamo dall'hotel delle signorine. Esatto, Gina, la camera di Gina. Della signorina Gina. Si vedeva questa montagna sullo sfondo. E adesso siamo proprio ai piedi, questa montagna di sabbia in pratica. Ammazza, ragazzi, il prezzo del biglietto include anche una guida. Questo è il nostro gruppetto, andiamo a vedere la Huaca del Sole e della Luna. Questa è la piramide della Luna, è l'unica visitabile, e di qua invece c'è la piramide del Sole, però ci sono ancora i lavori in corso, gli scavi, quindi non si può attualmente visitare. Sono edifici religiosi, pensate, li hanno scoperti soltanto nel 1991, prima si veniva qui soltanto per scalare questa montagna. La popolazione che costruì queste piramidi è quella dei Mochica, non so se vi ricordate, ne avevamo già parlato anche quando siamo stati a Chiclayo, abbiamo visto quel museo del signore di Sipan. Stessa popolazione che ha appunto costruito anche questa piramide, da qua si inizia a intravedere. Sembra una montagna, ragazzi, ma là si vedono tutti i mattoni, cioè c'è tutta una parte che è venuta giù e quelli sono proprio dei mattoni, quindi è stata tutta costruita. La Huaca del Sole aveva una funzione politica e amministrativa, mentre quella della Luna una funzione religiosa. Nessuno ha mai vissuto all'interno di queste piramidi, ma qua tra le due piramidi, nel terreno che oggi vediamo piatto, c'erano appunto tutte le abitazioni delle persone più aristocratiche, infatti sono sopravvissute, diciamo, le fondamenta. Ci stiamo avvicinando adesso sempre di più alla parte che è tutta lavorata e che è rimasta da visitare in questa zona, e immaginare cosa deve essere stato in origine è incredibile, perché questa è solo una piccola parte, quindi pensate all'immensità di questo edificio.
Questo era lo spazio pubblico e qui c'è questa facciata, e quello che vediamo oggi è ciò che è rimasto dopo la distruzione e i saccheggiamenti che sono stati fatti dagli spagnoli quando sono arrivati qui. Per fortuna gli spagnoli pensavano che la base fosse dove c'è quel gradino leggermente azzurro e quindi si sono fermati lì, pensavano che quello fosse il fondo e quindi si sono salvati perfettamente gli ultimi 3 gradini. I Mochica non lasciarono testi scritti, quindi tutto quello che sappiamo è rilevabile tramite le iconografie che hanno lasciato. In questo caso ogni gradino ha dei personaggi diversi che sono importanti per la loro società. Questo sotto ci sono i guerrieri, salendo delle persone che si tengono per mano, una creatura mitologica con un coltello che è simbolo dei sacrifici, poi i pescatori, il leone, il serpente e manca l'ultimo strato dove c'era la loro divinità principale. Qui invece ci troviamo proprio all'interno della piramide, si può vedere da dentro come era fatta, era tutta decorata, vedete anche qui sotto si vede perfettamente. Los Mochicas se van a acentuar en este valle y van a construir su templo, un primer edificio, un primer piso. Ese piso pudo haber durado entre 80 a 100 años. Pasó ese periodo, tuvieron que renovar su templo. Il livello dove ci troviamo ora è il 5° livello, perché i Mochica non distruggevano i templi che costruivano, ma semplicemente dopo 80-100 anni di utilizzo di un tempio costruivano sopra, cioè ricoprivano tutto con dei mattoni in modo ordinato e quindi salivano di un livello. Ci troviamo noi adesso al 5°, gli archeologi hanno scavato e sono riusciti a risalire anche agli altri livelli in modo molto difficile, perché ogni volta che si scendeva si rischiava di far crollare il livello successivo, ma questo ha fatto sì che si mantenessero tutte le basi, quindi i Mochica utilizzavano in pratica il tempio precedente come base per quello successivo e quindi per salire e crescere. Da qui sopra abbiamo tutto il punto panoramico, si vede l'altra piramide là sullo sfondo, la piramide del Sole, qui sotto le costruzioni dove abitavano le persone, e poi è impressionante vedere che a un certo punto dal deserto partono dei campi coltivati e la città sullo sfondo. Questa, ragazzi, è la zona dove venivano fatti i sacrifici. Nel 600 d.C. iniziò un periodo di piogge violentissime. Per imbunirsi la divinità, i Mochica decisero di sacrificare dei guerrieri, facendoli cadere da questa rupe che c'è proprio qui dietro. Non funzionò e quindi continuarono con un secondo gruppo di guerrieri, un terzo e così via. Non funzionando mai, iniziarono a perdere la loro fede in questa divinità in cui avevano creduto per secoli. E quindi i Mochica non furono mai conquistati da un'altra popolazione, ma semplicemente cambiarono le loro credenze. Si mischiarono con le altre popolazioni che c'erano qui e piano piano scomparve proprio completamente questa popolazione con tutti i suoi riti e le sue tradizioni. Ammazza, c'era il mini autobus che ci aspettava proprio fuori dal museo. Adesso stiamo passando proprio accanto alla Huaca del Sol, è enorme davanti a noi. Siamo tornati nel centro di Trujillo, la parte più trugna, ragazzi. Qua Trujillo possiamo chiamarlo, perché ci sono zone veramente belle trugne come questa, ragazzi. Non sembra quasi di essere in Perù, sembra di essere in altri paesi. Non lo nominerò questa volta, però ci assomiglia. Si parla hindi. Comunque, detto questo, ragazzi, caffè con leche, un bel caffecito. e soya nero, gaseosa, agua, cigarro. ¿Quieres cafecito? Cachapa con queso. Niente, mi sono confuso col caffè. Comunque, signore, non ce l'aveva in questo esatto momento. Quindi niente, comunque volevamo dire una cosa sul fatto dell'avere una guida durante una visita, che è una cosa molto bella, perché comunque ti vengono spiegate tutte le cose, quindi non si fa quella cosa di ricerca. Però è anche vero che si ha meno tempo, perché comunque la guida ha delle tempistiche abbastanza veloci, quindi non ci si può fermare abbastanza in tutti i posti, un po' per approfondirli e goderseli appieno. Quindi questa è l'unica cosa. Quindi adesso vado a cercare un altro caffè qua in giro, perché comunque questo è il mercato più grande di tutta la città. In centro c'è un mercatino abbastanza piccolo, questo invece è il mercato mayorista, cioè quello all'ingrosso, che è enorme.
Devo dire ragazzi che sui mercati il Perù effettivamente ha una marcia in più. Mercati così non se ne sono mai visti, così grossi, così frequentati, così pieni, così vari, così labirintosi. Chi più ne ha più ne mette ragazzi. C'è un casino qua che se potete sentire anche voi tra la strada e La cosa bella è che non siamo ancora entrati nel mercato. non siamo neanche entrati. Questo è l'esterno. L'esterno in mezzo. Qua proprio c'è una bella sporcizia ragazzi. Ve l'avevamo anticipato un po' che il Perù ci ha lasciato un po' l'amaro in bocca da questo punto di vista. La costa soprattutto, infatti si riconferma perché finché eravamo tra i monti non era così la situazione. Qua invece siamo tornati a un livello un po' così. Da questo lato ci sono le uova. Vedete? Forse stiamo riuscendo a entrare Qua dentro. Mamma mia ragazzi, non so cosa sentirà da questo video. Ve lo dicevamo appunto che qua c'è un bel po' di spazzatura. Da questo lato si entra con la frutta Sì, e era poi una cosa che non c'entra niente, ma è venuto vai in mente Angela, adesso che tu di quello c'è che un alimento che stiamo trovando dalla Colombia in giù continuamente, che sono le uova di quaglia. Si mangiano tantissimo. Uova di quaglia. Le ho viste adesso e queste uovettine minuscole le mangiano un sacco i bambini che gliele danno già bollite, le signore le vendono già, ma tantissime. Tutti questi paesi c'è questa cosa delle uovette di quaglia. ecco, rispetto alle uova normali, le uova di quaglia sono un po' più pesantotte, bisognerebbe mangiarne con più attenzione a quanto pare, da sì, quello che abbiamo visto. Sapore identico però, no? Ma che bella la ciccia morada, eccola qua, la ciccia morada. All'interno infatti anche qui c'è un vero e proprio labirinto. Adesso farò, guarda, faccio un bel time lapse, così si vede come è tutto zighizoso. Così ci perdiamo bene, non diciamo più neanche noi. Ne approfittiamo per comprarci qualcosa per stasera, visto che abbiamo così miracolosamente trovato un banchetto della frutta e verdura, perché qua è un po' una caccia al tesoro. Abbiamo notato che frutta e verdura sono un po' sparsi qua e là e quindi devi proprio trovarli, non c'è un posto dove sono tutti insieme. C'è Spider-Man qua, l'uomo aragna, ombre. Hola. Qualunque cosa si stia cercando qua si trova, dalla Bibbia alle mutande. Le mutande sono C'è tutto il importanti. range, tutto quello che c'è in mezzo c'è. A quest'ora sembra che tutti quanti si stiano riversando proprio in questa via. Ci sono signore e signori che vendono qualsiasi cosa. Adesso abbiamo i popcorn, prima i gelati, c'è il signore che vende i calzini. Addirittura il signore è bellissimo, c'ha un microfono attaccato alla bocca, così ecco possiamo ascoltare l'offerta che ha proprio in quel momento esatto. Da questo lato invece si vendono vestiti. Ecco, qua sono tutti all'attacco dei vestiti, Angela, mi sa che è interessante. Fanno le sopracciglia. Sopracciglia. Fanno le sopracciglia. Ecco qua. C'è tutta la fila dietro. Qua la signora invece vende zuppe di pasta. Incredibile ragazzi. Un mondo. Ragazzi, le estetiste qua hanno dei prezzi stracciatissimi, ho dato un'occhiata. Depilazione, cioè rifare le sopracciglia, costa €1. Ecco. Depilazione, hai detto? Fanno depilazione? Sì, delle sopracciglia. Ah, delle sopracciglia, non Sì. tutto quanto. No, qua in strada no. Ho finalmente trovato il caffè ragazzi. Devo dire ragazzi che da quando siamo entrati, ma anche in Ecuador era successo, Sì. che quando Angela vede l'estetista impazzisce. No, perché credi è una che roba stranissima. Ma perché non lo fai anche tu? Ma sei pazzo? Vai, estetista Titi. No, fanno la depilazione col filo delle sopracciglia, ho visto. La depilazione col filo, Angela. Sì. Falla. No, ma sei... Falla, dai. Tu sei impazzito proprio. Sei preoccupata? In mezzo alla strada. Sono leggermente preoccupato dalle norme igieniche, Norme diciamo. igieniche. Scusami, qua intanto passano cose da bere, voglio tutto. Norme igieniche. Angela. Leggermente, però è molto usato, devo dire, quindi boh. Guarda che roba. Questa maglietta per bambini è un personaggio fantastico, il cappuccino assassino. Questo fa paura, fa paura. Assassino perché poi ti manda comunque in bagno. Se sei intollerante al lattosio. Al lattosio, sicuramente. Cambio di scenario, siamo venuti in spiaggia, la spiaggia di Trujillo che si chiama Huanchaco. Guardate qua quanta gente c'è, ci sono tutti gli ombrelloni, le sdraio, ma il mare è super mosso, ha delle onde belle alte qua che si infrangono su questa spiaggia scura. Guardate qua, la gente qua si addormenta giustamente con le onde, il rumore delle onde. La spiaggia continua, tutta questa zona continua fino ad arrivare poi a quella parte là che invece è desertica, completamente deserto, che si tuffa nel mare.
Cosa stai facendo esattamente? Sto verificando qual è il livello del calcio peruviano, ragazzi. Come sono messi? Però, molto bene. Hai visto che campetto che hanno qua? Campetto blu, là dietro c'è un altro campetto, pallavolo e anche la calcio basket proprio di fronte al mare. Qui c'è la spiaggia, quindi tu vieni qua in spiaggia, ti fai un giretto, già che ci sei, perché no? Una partitella. Guarda che tocco! Parata. Da questo lato della spiaggia ci sono tutti i surfisti che aspettano l'onda. Devo dire che la spiaggia in sé non è proprio fantastica, è bella scura, però c'è qualcosa da questo lato che attira tantissimo l'attenzione, che sono queste barche, anzi le possiamo definire tipo tavole da surf antichissime, Risalenti. Come sei per dare l'idea di antichità. Antichissimo. Sì, sono i caballitos de Totora. Cioè la Totora è questa canna che cresce proprio qui in questa zona qui fuori, e costruivano con i fasci di canne appunto queste imbarcazioni. Sono delle imbarcazioni che erano usate principalmente dai pescatori. Sembrano delle tavole da surf perché in realtà si sta in ginocchio poi nel piccolissimo spazio che c'è proprio sul fondo di questa barca. Ammazza ragazzi, viste da vicino sembrano una gigantesca ciabatta a punta in pratica. Qua metti il piede, se sei un gigante, sono perfette. Più o meno, allora calcolate che sono lunghe 4-5 metri e larghe 1 metro, e così secche pesano sui 50, 40, 50 kg, che però diventano il doppio quando vengono messe in acqua perché assorbono l'acqua, però possono trasportare fino a 200 kg ed erano utilizzate soprattutto per la pesca vicino alla riva o per raggiungere le reti, e sono un simbolo della città e non solo di tutta questa zona, ma anche rappresentano proprio la forma di pesca precolombiana, perché hanno più di 3.000 anni, sono più di 3.000 anni che vengono utilizzate queste imbarcazioni. È incredibile. Ecco, per capire meglio le dimensioni, qua c'è una tavola da surf e dietro l'imbarcazione. Una bella altalena gigante al tramonto sotto quest'arco, guarda che scena. Se non fosse che Paolo non riesce proprio... È storta! Non sei molto fotogenico in questa cosa. Sono un sirenetto? Non proprio. Nell'aria c'è un bello odore di fritto che viene proprio da questi chioschetti che friggono qualunque cosa, in particolare le papas rellenas, cioè queste crocchettone di patate. E dall'altro lato della strada invece ci sono i ristoranti e i locali. Qua tutti i vari chioschi che vendono un po' di tutto, anche bibite e gelati. Da questa parte della spiaggia le onde sono potentissime ragazzi, infatti qua si vede tutta la schiumata pazzesca, onde da paura. I surfisti sono lì perché forse sono un pochino meno forti, e quindi da qui ragazzi, da questa bellezza col tramonto da quel lato, vi salutiamo ragazzi. Quindi aspetta, vieni anche, vieni. Ah, non sali, arrivo io. Eccoci ragazzi. Che salto, mamma mia, atleticissimo. Va bene ragazzi, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi subito al canale, attivate la campanella, lasciate già anche un bel like, un commento e un hype, tutte le ho dette, tutte insieme. Ragazzi, noi vi salutiamo anche i ragazzi che ci seguono su Patreon e ci vediamo alla prossima. Alla prossima ragazzi! Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado y no tengo